Ciao, benvenuto in questo secondo video che è il secondo passo, il secondo elemento che ti serve avere chiaro per poter lavorare come basso solista. Nel primo video, dove c'era il primo passo, abbiamo lavorato sulle note della scala e in particolare sui nostri 3 accordi di base che sono la settima di dominante che ha come scala il mi solidio, il minore settima che ha come scala il dorico e la settima maggiore che ha come scala lo ionico. In questo secondo passo aggiungiamo invece un nuovo elemento che è importantissimo da conoscere, quindi da saper, suonare sullo strumento per poter fraseggiare, per poterlo mescolare, combinare anche con le scale del video precedente, ma come combinare queste note per riuscire ad essere chiari armonicamente. In questo secondo passo lavoriamo sugli arpeggi degli accordi relativi alla struttura. La struttura armonica che avevo scelto era Sol settima, l'abbiamo visto nel video precedente, quindi il Sol settima è proprio formato da Sol, Si, Re, Fa e poi col Sol e anche eventualmente il Fa qui sotto. Queste sono le note essenziali per fraseggiare su questo accordo, cioè sul Sol settima. Invece il Fa settima maggiore, Fa, La, Do, Mi, Fa, queste sono le note relative al Fa settima maggiore, che era la struttura, sempre il secondo accordo della struttura armonica. Il terzo era un Mi minore settima, Mi, Sol, Si, Re, Mi, poi se voglio ci aggiungo anche il Sol. Quindi 3 accordi erano il Sol settima, che semplifico come accordo in Sol, Si, Fa, il Fa settima maggiore, Fa, La, Mi, con la terza maggiore e la settima maggiore, e poi c'era il Mi minore settima, Mi, Re, Sol, oppure Mi, Sol, Re, non cambia. Lavorare per secondo passo, lavorare usando proprio le note degli accordi che erano già incluse nelle note delle scale del video precedente, ma in questo caso è un materiale che salta perché appunto se sono sul Sol settima non avrò mai pezzettini di scala come ho fatto nel video precedente, ma avrò sempre dei salti e questo rende anche un po' più complicato lavorare per fraseggiare. Poi sul Fa settima maggiore e sul Mi minore settima è chiaro che quando il basso accompagna tende a valorizzare il Sol, tende a valorizzare il Fa sul Fa settima maggiore e il Mi. Quando fa l'assolo invece tende ad arrivarci non subito, non partendo dal Sol, perché è troppo semplice, anzi, questo è come funzionerebbe se accompagnassi. Invece se il Sol settima, poi ci passerò sul Sol. La settima maggiore. Mi minore settima. Quindi cerco di usare le note degli accordi, che da un lato le usavo già se accompagnavo questa struttura, ma cerco di non averla fondamentale in battere, in modo da non creare un discorso troppo appoggiato alle fondamentali. Adesso ti faccio sentire sulla solita struttura, su questa struttura qui, ti faccio sentire una mia idea, una solo, che poi dopo tu se vuoi puoi sviluppare sul tuo strumento.
Ok, quindi nel secondo passo è lavorare proprio concentrandosi su quelle che sono invece le note degli accordi. Sul Sol settima Sol Si Re Fa, sul Fa settima maggiore Fa La Do Mi e sul Mi minore settima Mi Sol Si Re. Chiaramente ribattendo anche diverse volte le stesse note per creare materiale interessante, quindi non è detto che uno faccia sempre l'arpeggio dall'inizio, dalla nota più grave fino alla nota più acuta, anzi è molto meglio ribattere certe note e lavorare ritmicamente, però in questo secondo elemento concentrarsi sulle note degli accordi, della struttura armonica su cui si sta lavorando. Queste tre armonie che abbiamo usato, quindi su questi tre accordi, Sol settima, Fa settima maggiore, Mi minore settima, equivalgono quindi a lavorare sulla fondamentale, la terza, la quinta e la settima di ogni accordo. Nel prossimo video guardiamo un terzo passo, il terzo passo che sarà molto più interessante, molto raffinato, anche un pelo più difficile. Ci vediamo nel terzo video. Ciao!